Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2022. Grazie. Abbiamo la carta della papessa. Amici della bilancia, la papessa fa riferimento a quello che è l'intuizione, a quello che è la conoscenza, delle cose fondamentalmente. Fa anche riferimento a una scelta che probabilmente si deve effettuare o potrebbe anche, riferirsi a qualche cosa di cui si diventa consapevoli, okay, perché essendo comunque collegata con tutto quello che è l'intuito, la parte dell'inconscio, c'è qualche cosa comunque qui che, con la papessa si viene più che a scoprire, appunto, si viene a conoscenza, si diventa consapevoli di qualche cosa. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono di carattere generale, non risuona tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre nella descrizione del video, aprendo la tendina, trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, cominciamo con un 6 di bastoni, 10 di denari, l'imperatrice e un 3 di coppe. Direi che si parta sprombattuto. È una bellissima partenza. Il 6 di bastoni è una carta che parla di successo, di vittoria, di celebrazioni, di conquiste. Quindi sento che si parte verso metà giugno con questa sensazione di vittoria, di avercela fatta, insomma, di riconoscimento. E il 10 di oro un po' lo conferma, nel senso che è una carta che parla di appagamento, anche da un punto di vista proprio materiale, di un gruppo, quindi potrebbe essere un appagamento familiare, un appagamento magari di un gruppo di amici. C'è quello che è comunque un compimento, perché è una carta numero 10. Sento che qui qualcuno avrebbe voglia di probabilmente diventare più creativo, di espandersi. L'imperatrice mi parla proprio di quello che è la capacità di gestare un progetto, un'idea, quindi si tratta di una fase, in più se vogliamo di quello che è il 10 di denari. Riguarda anche quello che è la maternità, la madre, quindi potrebbe essere, ehm, che faccia riferimento alla a vostra madre o al vostro, ruolo di madre nei confronti di voi stessi, uomini o donne che siate, okay, perché la madre come atteggiamento per fa scusate, per farvi capire è, la parte ricettiva, la parte accogliente, è colei che ti abbraccia e ti conforta. Quindi anche per gli uomini avere quella parte compassionevole è importante verso se stessi. Abbiamo il 3 di coppe. Il 3 di coppe fa riferimento normalmente agli amici o a qualche tipo di festeggiamento, qualche tipo di celebrazione, qualche tipo di riunione. Andiamo dopo con i mini tarocchi a vedere meglio di che cosa si tratta. Continuiamo con un bellissimo 9 di coppe e con un 7 di coppe. Quindi qui sento che comunque questo 10 di denari porterà al vostro appagamento a livello emotivo. Il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo, di soddisfazione, è la carta del sogno compiuto. Quindi per molte persone si tratta appunto di vivere quello che è il sogno che voi avevate avevate in mente fondamentalmente, okay? Il 7 di coppe è l'unica carta che probabilmente lascia un po' perplessi, perché il 7 di coppe parla di proiezioni, ma ha senso perché comunque ricordiamo che avevate la papessa. Di conseguenza il 7 di coppe vi esorta a togliere quelli che sono i veli. Se vedete la papessa ha un velo dietro, serve proprio per nascondere quello che ha dietro.
E qui io sento che è un po' quello, no, il fatto che, credo che con la papessa ci sia la possibilità di ridimensionare quelli che sono i vostri obiettivi, le vostre, aspirazioni. Il 7 di coppe fa anche riferimento alle varie possibilità che ci sono e guardate, la stesa finisce con la carta del sole, quindi si va verso l'espansione, si va verso quello che è la, crescita, la chiarezza mentale, Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico. Però sento che comunque, la fine di giugno vi porterà all'espansione, anche se in realtà già siete in una fase di pieno appagamento, nella relazione o nel gruppo di persone che per voi rappresentano questo 10 di denari, okay, e anche qui comunque c'è questo sogno, questo 9 di coppe che appunto ci fa capire che anche la fine di giugno sarà comunque in un clima prospero. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo la carta della morte al contrario, guardate questa come si è fermata. Allora, la carta della morte al contrario è un 3 di bastoni. Questa sensazione di vittoria, di successo, di appagamento, credo che sia un nuovo input che vi è arrivato, qualche tipo di nuovo progetto. Potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere un qualche tipo di lavoro, potrebbe essere una nuova cosa da fare insieme col vostro partner, nel caso ne abbiate già qualcuno. Scusate, nel caso ne abbiate già uno. La morte al contrario però indica che ci sarebbe qualche cosa da lasciare indietro, ma che ancora non si taglia. Andiamo a vedere il 10 di denari perché comunque parla di un compimento, di una fine di un ciclo e abbiamo il 5 di spade e l'imperatrice al contrario. Probabilmente ci sono dei conflitti per quello che riguarda o una madre, quindi potrebbe essere vostra madre, potrebbe essere che voi siete la madre e che, comunque abbiate dei conflitti magari in famiglia, a livello familiare, oppure è una questione di conflitto interiore per quello che riguarda il proprio potere personale all'interno della relazione, come donna o come madre, okay? Ma in realtà però è una situazione di appagamento, sento che questi conflitti sono più interiori vostri. Andiamo a vedere quest'imperatrice per piacere, grazie. Abbiamo la temperanza al contrario e il papa, wow. C'è una sorta di disequilibrio con questa temperanza al contrario, però c'è il papa. Il papa parla di ufficializzazioni. Anche il 10 di denari molte volte parla di contratti, di matrimonio anche. E qui il matrimonio io lo intendo proprio come cerimonia del matrimonio, come se non è quello potrebbe far riferimento all'ufficializzazione della relazione magari attraverso una convivenza o una cosa di questo genere, però sento che le cose non sono proprio propriamente in equilibrio. Vi dico che per molte persone si tratta potrebbe essere così, cioè molte persone sono andate a convivere, c'è in realtà quello che è la stabilità, però qualcuno io sento che vorrebbe qualche cosa di più, che vorrebbe qualcosa di più concreto, magari proprio, il matrimonio, quel contratto firmato che vi dà la sicurezza. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli, il re di spade, la carta dell'eremita e un'altra volta il 3 di coppe. Allora, è interessante perché sia il 9 di coppe che l'eremita sono 2 carte e anche la papessa, che esprimono un'idea di solitudine, di single, di forte indipendenza, di una persona in autonomia. Allora, per qualcuno vi dirò che questo 3 di coppe potrebbe risuonare come una terza persona all'interno della relazione, perché comunque ce l'ho 2 volte. Andiamo avanti, voglio vedere questo 9 di coppe. Sì, perché comunque, credo che ci sia qualcuno qui che non sa bene da che parte andare. Queste sono troppe. Allora, il 9 di coppe è spiegato da un fante di coppe e da un cavaliere di spade al contrario.
Io credo che qui qualcuno sia nel proprio, passatemi il termine, piedistallo e che non voglia scendere, che si pretendano le scuse da parte di qualcuno e potrebbe essere questo cavaliere di spade, perché è fortemente probabile che sia la stessa persona. Andiamo avanti, vediamo 7 di coppe. Vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché dopo, estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione stabile e qualche carta anche per le persone che sono in separazione, che vivono una relazione a distanza o clandestina. Quindi il 7 di coppe è spiegato dall'8 di spade e dal 4 di pentacoli. Io credo che qui ci sia qualcuno che è rimasto legato a delle cose che sono state dette. Potrebbe anche essere che qui ci sia qualcuno che è legato a delle cose materiali, infatti qui comunque abbiamo un 10 di denari, qui anche c'era il 9 di denari. Guardate cosa si è girato. Diavolo e matto. Però guardate, in realtà siete voi che vi state creando queste gabbie mentali, con l'8 di spade. Io credo che la carta della papessa sia qui proprio per dirvi: ascoltate il vostro intuito, non vi fate condizionare da quelle che sono le illusioni, le cose materiali, le agevolazioni della vita. C'è un condizionamento comunque con questo diavolo, eh. Andiamo a vedere il sole. Per qualcuno, perché comunque c'è anche l'8 di spade, potrebbe anche essere una tossicità. Allora, quindi ben più forte di un condizionamento. La carta del sole è spiegata dalla regina di pentacoli al contrario e dal 6 di pentacoli al contrario. Rinnovo quello che ho detto prima. C'è qualcuno qui che non si sente riconosciuto o riconosciuta nel proprio ruolo di madre, di moglie, di partner o di padre. C'è un disequilibrio e per molti è a livello monetario ed è per quello che probabilmente c'è questo attaccamento. Sento che per qui per qualcuno ha un forte peso il lato economico di questa situazione. Mh. Bene, andiamo a vedere carta scusate, gruppo per gruppo, qualche messaggio in più per i single adesso, dopo per le relazioni durature e dopo andremo a vedere per le relazioni particolari, chiamiamole così. Okay, allora per i single che cosa abbiamo da dirgli? Mago al contrario, la carta dell'appeso, 2 di spade al contrario e il re di denari. Allora, cari amici single, il diavolo che vi avevo qui con questo 8 di spade come una sorta di manipolazione, la rivedo un pochettino qui con il mago al contrario. Voi non siete in una fase di chiarezza mentale ed è giusto che con questo momento di appeso, di stand-by che vi state probabilmente prendendo o che avreste bisogno di prendervi, iniziate a guardare le cose un pochettino da un altro punto di vista, c'è il bisogno di rivalutare determinate dinamiche, determinate anche credenze vostre o determinati comportamenti. Cioè, quando uno non ha chiarezza mentale, ed è facilmente manipolabile è perché, appunto non ha chiare quali dovrebbero essere le delle dinamiche sane. Quindi io credo che questa fase dell'appeso vi possa portare questo tipo di chiarezza. Una volta che voi farete pulizia di tutti quelli che sono questi pensieri che vi bendano, che vi fanno vedere più nero di quello che è, io sento che potrebbe potenzialmente arrivare questo re di pentacoli, okay, quindi per qualcuno potrebbe proprio essere una persona che entra nella vostra vita. Per molti magari, potrebbe essere una persona che non entra subito con un'intenzione romantica, perché potrebbe essere un professionista al quale voi vi dobbiate rivolgere, però per altri invece potrebbe proprio essere una persona che entra nella vostra vita con un'intenzione di quel tipo. Però ecco sì, bisogna un attimino lasciare indietro, certe dinamiche che non servono.
Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Ok. Abbiamo un 3 di spade, un re di coppe, l'imperatore, un fante di coppe che era già uscito qui e un 5 di bastoni. Allora, qui fondamentalmente sento che le cose sì, può essere che ci sia qualche screzio per quello che riguarda il 5 di bastoni, ma tutto sommato sento che si sta andando verso quello che è, la maturità della relazione, perché comunque abbiamo un 3 di bastoni che mi dice che state guardando al futuro. Probabilmente qualcuno sta organizzando magari qualche progetto, qualche viaggio. Il re di coppe mi parla di una maturità emotiva e l'imperatore mi parla veramente di una stabilità, nella relazione. Il fante di coppe forse, ecco, potrebbe o essere, riferito ai figli per qualcuno, oppure potrebbe essere riferito al fatto che qualcuno qui, sarebbe il caso, ehm, magari di non farsi prendere proprio dai facili entusiasmi, perché è un po' l'energia del fante di coppe, no, di qualcuno che non pondera tanto e da lì poi potrebbero arrivare quelli che sono questi conflitti che vediamo con il 5 di bastoni, però è roba di poco conto, quindi non vi preoccupate. Okay, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione diversa da quella di prima, quindi in separazione, a distanza o relazione clandestina. Allora, abbiamo un 4 di pentacoli al contrario. Vediamo che altro. Allora, 4 di pentacoli al contrario, poi abbiamo la ruota della fortuna, un 5 di coppe, ancora una carta, per piacere, grazie, e il 10 di bastoni. Allora, il 4 di pentacoli è una carta che normalmente c'era anche qui, ragazzi, eh. Sento che in questo gruppo è un po' diversa la dinamica che nei primi, nel senso che qui c'è qualcuno che ha deciso di smetterla, fondamentalmente, di attaccarsi a qualche cosa e di cambiare le carte in tavola. Il 4 di pentacoli è la carta dell'attaccamento materiale, è girata al contrario. Qui c'è qualcuno che smette, secondo me, di attaccarsi a quello che è la materialità, le illusioni che vedevamo qui con il 7 di coppe. Questo 5 di coppe mi fa pensare che probabilmente c'è qualcuno che potrebbe aver paura di pentirsi o potrebbe realmente poi pentirsi di quello che fa. Ma qui con il 10 di bastoni, c'è la chiusura di un ciclo e anche la ruota della fortuna parla di un karma, di qualche cosa che comunque va a cambiare. Vedendo questo 10 di bastoni sento che per molti si tratta di far piazza pulita con quelli che erano i pesi, ma in effetti nella stesa di base abbiamo il sole come carta finale, c'è questa vostra esplosione, questa vostra crescita. Wow! Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le email, perché ogni tanto mi arrivano anche delle email così, solo dove vi sfogate, io vi leggo ed è bello comunque essere partecipi anche un po' della vostra realtà, no? Quindi grazie. Bene, ok, per gli amici della bilancia abbiamo attrazione, attrai amore romantico godendo appieno di questo momento, pulizia per quello che riguarda i single, qui vi vedo già sulla buona strada e qui si tratta di lasciarsi indietro pesi. Attirare l'amore romantico vuol dire emanare quel tipo di vibrazione, ok? Per far sì di attirare quella vibrazione. Poi, wow, un nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Quindi potrebbe essere che per i single sia questo re di denari, per le persone che sono in coppia lo vedo molto già come questo re di coppe che è già un re, io sento che la vostra relazione è matura comunque, ok? E qui, chi lo sa, potrebbe essere un'altra persona per queste relazioni un po' particolari, okay, potrebbe essere che, un un'altra persona al di fuori della vostra relazione abbia risvegliato qualche tipo di sentimento, per cui arriva la ruota della fortuna.
Prima di tutto ama te stesso. Ecco, il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Qui si tratta di amor proprio, ce l'avevate qui, avevate un bel 9 di denari ed avendo poi proprio qui l'imperatrice, quello che sento è quello che vi dicevo prima, il diventare madri di se stessi, no, l'amor proprio. Comunque è un buon periodo, amici della bilancia, si va verso quello che è la chiarezza mentale e sinceramente non vi sento neanche poi partire così male, come vi dicevo prima. Bene, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.